Per esaminare i punti salienti dello sviluppo umano dobbiamo prima esaminare l'evoluzione dell'organismo e poi di conseguenza lo sviluppo della sua interazione con l'ambiente. L'evoluzione dell'organismo comincia con l'evoluzione della vita, procede attraverso l'ominide per arrivare all'evoluzione dell'umanità, l'uomo di Neanderthal e di Cro-Magnon. Allora, l'aspetto interessante è che qui siamo davanti a 3 direttrici, una biologica, una antropologica, lo sviluppo di città e culture, e una culturale, cioè l'espressione umana. Allora, qui si parla di evoluzione delle popolazioni e non tanto di evoluzione degli individui. Se inoltre consideriamo la cronologia di questi eventi, 2 miliardi di anni per la vita, 6 milioni di anni per l'ominide, 100.000 anni per l'umanità che conosciamo, cominciamo a vedere la natura restringente del modello evoluzionistico. Allora quando arriviamo poi all'agricoltura, alla rivoluzione scientifica e alla rivoluzione industriale, parliamo di 10.000 anni, di 400 anni, di 150 anni e vediamo un'ulteriore riduzione dei tempi dell'evoluzione. Questo vuol dire che siamo nel mezzo di una nuova evoluzione e che questa si restringe a tal punto che noi potremo vederla manifestarsi durante la nostra vita, nel corso di una generazione. La nuova evoluzione nasce dall'informazione, da 2 tipi di informazione, digitale e analogica. La digitale è l'intelligenza artificiale, l'analogica deriva dalla biologia molecolare, dalla clonazione dell'organismo, e le 2 si incontrano nella neurobiologia. Prima, secondo il vecchio modello evoluzionistico, un essere moriva e l'altro cresceva e dominava, ma nel nuovo paradigma coesistono l'un l'altro, in mutuo sostegno, non in competizione, capito? Cioè indipendenti dall'esterno. E l'aspetto interessante è che l'evoluzione diventa un processo incentrato sull'individuo, che nasce dai bisogni e dai desideri dell'individuo. E non un processo esterno, un processo passivo in cui l'individuo è alla mercé della collettività. Allora, questo produce un neo-uomo, d'accordo? Con una nuova individualità, una nuova consapevolezza. Ma questo è solo l'inizio del ciclo evolutivo, perché la fase seguente verrà influenzata da questa nuova intelligenza. E mentre l'intelligenza si somma all'intelligenza e la capacità alla capacità, la velocità aumenta fino a raggiungere un crescendo. In un certo senso si potrebbe immaginare quasi come una istantanea realizzazione delle potenzialità, quelle umane e quelle neoumane, ma anche qualcosa di diverso. Potrebbe essere l'amplificazione dell'individuo, la moltiplicazione delle esistenze individuali, delle esistenze parallele, in pratica con un individuo non più limitato dal tempo o dallo spazio. E le manifestazioni di questo tipo di evoluzione, quella neo-umana, le manifestazioni potrebbero essere tutt'altro che intuitive, ed è questa la parte interessante. La vecchia evoluzione è fredda, sterile, efficiente, d'accordo? Ed è un'evoluzione che si manifesta attraverso l'adattamento sociale. Parliamo di parassitismo, di predominio, di moralità, di guerra, di predazione. Tutto questo subirà una sdrammatizzazione, tutto questo subirà un'involuzione. Il nuovo paradigma evoluzionistico ci offrirà i tratti umani della verità, della lealtà, della giustizia, della libertà. Queste saranno le manifestazioni della nuova evoluzione ed è questo che speriamo di vedere. Sarebbe molto